Le ultime notizie sull'Inter condensate in pochi minuti in uno dei format più richiesti qui sul canale. Allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio in cui apriamo la settimana mettendo ordine tra le tante notizie sull'Inter con un paio di polemiche mediatiche che dobbiamo affrontare, soprattutto quella per me gravissima riguardo Lautaro Martinez. Ma prima purtroppo c'è una brutta notizia perché è confermato il problema muscolare di Federico Di Marco che si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Tradotto in tempi di recupero, si spera di poterci provare magari con l'Atalanta, ma è più probabile che rientri dopo la sosta, saltando quindi andata e ritorno contro il Feyenoord, la gara contro il Monza e quindi anche il big match con l'Atalanta. Aggiungiamoci che Carlos Augusto con ogni probabilità salterà anche il Feyenoord, fuori anche Zalewski e Darmian, fuori anche Correa che Inzaghi in emergenza assoluta ha provato come quinto a sinistra ma non è in lista Champions, quindi non impiegabile a Rotterdam. Di fatto l'Inter quindi ha un solo esterno di ruolo a disposizione per giocare contro gli olandesi. Però ecco, si stanno ragionando a dei cambiamenti ecco che so già che faranno molto, molto discutere. Mi stavo confrontando in questi minuti con i miei colleghi che sono molto vicini all'Inter per cercare di carpirne qualcosina in più e, stanno circolando soprattutto 3 ipotesi al momento su cui Inzaghi starebbe ragionando e lavorando. Le prime 2 prevedono la conferma del 3-5-2. Da un lato un'opzione, come si è visto anche a Napoli, quindi con Dumfries a sinistra e Pavard quinto a destra, visto che Pavard comunque nasce terzino, lo può fare. Mi convince meno Dumfries a sinistra perché francamente cambi tutta la costruzione dell'Inter e lui in conduzione del pallone poi col destro può essere intercettato meglio perché protegge meno bene il pallone. La seconda opzione invece è un'opzione che farà discutere probabilmente con Dumfries a destra, Pavard rimane a fare il terzo a destra con Bissek spostato a fare il terzo a sinistra e addirittura Bastoni che va a fare il quinto a sinistra. Quindi sulle fasce avremmo Dumfries da un lato e Bastoni dall'altro. La terza ipotesi invece è quella di un passaggio al 4-4-2 che Inzaghi ha provato contro la Lazio e con molta confusione durante Napoli-Inter, come abbiamo detto. Ci sarebbero in questo caso in difesa Pavard, De Vrij, Acerbi e Bastoni, quindi a comporre questa difesa a 4. Bissek andrebbe inizialmente in panchina con Dumfries largo a destra a centrocampo, Barella e Ciala che sta bene, dovrebbe essere titolare dal primo minuto in mezzo al campo e Mkhitaryan invece largo a sinistra. Fatemi sapere se vi convincono queste opzioni, cosa fareste voi? Poi vi dico anche la mia. Intanto clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace e fate anche un salto su sportxmarket.com. Ormai lo conoscete, è il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare sul mercato, cercare le fantazioni delle squadre su cui volete investire e poi costruire il vostro portafoglio. In base ai risultati delle squadre, le fantazioni di ogni squadra poi aumentano o perdono di valore. Questo fa aumentare o diminuire di valore il vostro portafoglio, con cui potete scalare la classifica e vincere poi premi reali ogni mese e grandi premi fino a fine stagione sostanzialmente. Sport Exchange Market è un gioco completamente gratis, come dicevo, trovate anche il link in descrizione per potervi iscrivere, per poter sfidare anche noi di Passione Inter su questo gioco, appunto che trovate qui sotto. Uhm, Sui moduli vi dico la mia, mi intriga l'idea di un passaggio al 4-4-2 con 4 difensori veri, ma tutti abili anche a muoversi, cambiare di posizione, a giocare il pallone un po' alla Manchester City di Guardiola, che gioca con 4 centrali praticamente. 4 centrali che tra l'altro mi viene in mente anche adesso, darebbero anche molta più protezione al centrocampo, quindi ti potresti permettere addirittura anche un 4-3-1-2 a quel punto con magari Zielinski a supporto delle 2 punte, che secondo me può farlo meglio di Mkhitaryan perché è più preciso, in finalizzazione sulla carta, è un pochino meno attento in fase difensiva. Certo che il cambio del modulo porta con sé anche delle incertezze assolutamente che vanno affrontate, delle incertezze che in un meccanismo che va a memoria come l'Inter non sono semplici da rimpiazzare. Però intanto già ora l'Inter imposta spesso partendo a 4. Poi rispetto a Napoli, secondo me c'è anche una differenza sostanziale. Senza voler sottovalutare l'avversario, perché assolutamente io non sottovaluto il Feyenoord, ma
le squadre europee sono mediamente meno preparate tatticamente rispetto all'Inter, rispetto a noi, rispetto al Napoli anche, che aveva preparato la partita alla perfezione per affrontare l'Inter, con tanto di contromosse giuste, per opporsi al 4-4-2 nel caso in cui l'Inter fosse passata a quel modulo, ed effettivamente poi così è stato, e ci siamo scontrati con un Napoli molto preparato. Ecco, il Feyenoord è meno forte del Napoli, è meno preparato tatticamente, quindi possiamo permetterci, secondo me, di cambiare qualcosa in fase di emergenza, pur, ripeto, non sottovalutando l'avversario. Consapevoli che il problema in Europa e col Feyenoord stesso si sposta soprattutto da un punto di vista fisico, perché l'intensità fisica in Europa è tutta un'altra cosa, anche se l'Inter tra Genoa e Napoli ha già affrontato due squadre quasi da Champions per come hanno giocato contro di noi. Per cui questo ci ha un pochino abituati, detto che quest'Inter non è sembrata sicuramente brillantissima in queste settimane, si sono aggiunti i vari infortuni e su questo due cose da dire dal mio punto di vista. Ci sono dei dati che dimostrano intanto che Inzaghi ha sempre avuto un po' questa flessione di rendimento nelle prime giornate del girone di ritorno, che sono coincise quest'anno anche con un richiamo di preparazione che è stato fatto per poter avere poi una volata finale. Quindi sicuramente qualcosa non sta andando come era previsto dal punto di vista della preparazione e anche degli infortuni, ma c'è la speranza, almeno da parte mia, ecco, che questo sia anche il preludio, diciamo, o l'inizio di un possibile decollo per la parte finale di stagione, come immagino era stato programmato. Dall'altro lato, diventa ancora più importante il tema della gestione, soprattutto fino alla sosta per le nazionali. E su questo si è discusso tanto in queste ore, con quello che la Gazzetta dello Sport in prima pagina stamattina ha ribattezzato come il caso Bastoni, lanciando questo allarme in prima pagina. È bello vedere che l'Inter è quella che sta in termini di risultati per ora meglio di tutti rispetto alle altre italiane, eppure i titoli sull'Inter sono sempre molto drammatici in tutto. E la Gazzetta che parla di caso Bastoni, ma in realtà poi ribadisce quello che ho detto anch'io ieri in diretta, se ci avete seguito. Cioè, nelle ultime settimane è vero, è successo che in alcuni casi Bastoni uscisse e l'Inter prendesse gol dopo la sua uscita. Però le due cose non sono così strettamente legate come si dice, nel senso che non può esserci la controprova, ecco, che con Bastoni in campo il gol non sarebbe arrivato, detto che Bastoni a Napoli stava facendo molto bene, ma come vi ho fatto vedere era veramente cotto anche. Seconda cosa, l'Inter ha perso punti anche con Bastoni in campo nei minuti finali, perché Genoa e derby di Supercoppa c'era anche lui, Genoa all'andata, mi riferisco. Altra cosa, Bastoni è stato sostituito quest'anno 19 volte, se non vado errato, e come dicevo ieri, i gol dopo l'uscita di Bastoni sono arrivati in 5 occasioni, quindi in 14 occasioni non sono arrivati. E ultima cosa, c'è un tema proprio sulla gestione di Bastoni. Di solito Bastoni negli ultimi anni è stato gestito, negli anni di Inzaghi è stato sostituito di meno rispetto a quest'anno, perché? Perché partiva molte meno volte titolare. Quest'anno invece Inzaghi lo sta schierando più spesso da titolare, molto di più da titolare rispetto alle altre stagioni, e da qui allora lo sostituisce più spesso perché appunto lo deve gestire, altrimenti non avrebbe mai potuto giocare così tanto Bastoni, ed è un giocatore fondamentale per Inzaghi che dunque lo sta gestendo in questo modo qua con grande attenzione. Per cui la polemica per il cambio nel finale di Napoli non mi trova molto d'accordo, mentre, come ho detto più e più volte, mi fa arrabbiare, per non dire altro, di nuovo il mercato estivo in quest'ottica qua. Quando l'allenatore chiede un rinforzo dietro Bastoni e mi scarti Hermoso, va bene perché è troppo vecchio, ma mi prendi Palacios, non è accettabile questo. Con tutto il rispetto di Palacios, che magari diventerà un fenomeno e ci punteremo in futuro, ok, ma tra un Hermoso troppo vecchio e un giocatore con 20 partite in Argentina di cui non si fida nemmeno la squadra di cui l'ha comprato, perché la squadra da cui tu l'hai comprato lo aveva dato in prestito altrove per farlo giocare. Quindi tra questi due estremi c'è un mare di possibilità tra cui poter scegliere, e invece si è preso un giocatore non pronto, che tra l'altro ha fatto anche un altro errore col Monza ieri nella sfida contro il Torino, e Bastoni quindi lo hai dovuto gestire in una maniera differente e non ottimale. Comunque, per chiudere con le polemiche poi, ad OpenVAR un rapidissimo passaggio, non so se avete seguito l'ultimo episodio di OpenVAR su DAZN, hanno confermato, ma tutti gli arbitri, tutte le moviole hanno confermato che non era rigore per il mano di Dumfries in area a Napoli. Si è parlato pochissimo di McTominay, che comunque era rigore su Dumfries. Mi ha sorpreso però, a proposito di polemica, che ad OpenVAR abbiano mostrato immagini e audio di Milan-Lazio, che si è giocata domenica sera, 20:45, quindi significa che se vogliono, i tempi tecnici per recuperare un episodio anche della partita serale della domenica ci sono. E allora io torno a chiedermi perché
Pavlovic-Thuram del derby di inizio febbraio delle ore 18 è sparito e non si è fatto sentire perché quello non si poteva far sentire, invece Milan-Lazio sì. Non lo so, lo chiedo a voi, questa cosa non mi convince molto di Open VAR, ecco. Così come chiedo a voi un parere finale poi sul caso della bestemmia di Lautaro Martinez. Ne abbiamo già parlato l'altro giorno. L'audio non c'era, sembrava una vicenda archiviata, poi arriva questa clamorosa notizia che per me potenzialmente è di una gravità enorme. Intanto, per placare un po' le polemiche anche dei tifosi del Napoli, Lautaro Martinez giustamente ha giocato contro il Genoa e giustamente ha giocato contro il Napoli, perché il procedimento è stato aperto durante la scorsa settimana, dopo la partita contro il Genoa, e quindi si deciderà poi in questa settimana, si potrebbe arrivare anche ad un patteggiamento, come ha fatto anche il loro ex allenatore Gattuso ai tempi del Napoli, quindi la vicenda potrebbe anche chiudersi. La polemica è stata sollevata da Napoli, non poteva giocare, non poteva decidere la partita col Genoa, non ha senso. Ma al di là di questo, perché si è riaperto la scorsa settimana questa vicenda? Qui arriva una cosa per me di una gravità enorme, perché da quello che scrive la Gazzetta dello Sport di sabato e poi viene citato anche da Marotta nel prepartita di Napoli, la vicenda si riapre o si apre perché alla Procura federale sono arrivati dei file audio e video presentati da, mi sono appuntato come è stato scritto, eccolo, da un'associazione di tifosi juventini. Quindi gli audio e i video sono stati presentati da un'associazione di tifosi juventini. Quindi la procura, di fronte a questi file che sono stati presentati, è stata obbligata ad aprire un procedimento per accertare se questi sono video reali oppure costruiti, cosa che con l'intelligenza artificiale è facilissimo fare perché lo sappiamo, gli strumenti, anche quando facciamo le nostre sigle durante le trasmissioni lo avete visto. L'audio di Lautaro in realtà non esiste, non c'è una prova audio evidentemente, e tra l'altro sono anche curioso di capire come eventualmente un'associazione di tifosi juventini sarebbe venuta in possesso di file audio che DAZN eccetera non avevano e non hanno mandato alla procura. Quindi da dove arrivano questi audio, mi chiedo, e se davvero ci sono, come hanno fatto ad averli un'associazione di tifosi juventini. La cosa gravissima per me è che per Cambiaso all'andata, per esempio, non è successo nulla perché nessuno ha presentato una denuncia, così come per Locatelli e per Gatti. E quindi che cosa significa? Significa che se vogliamo, da adesso in poi, in vista, che ne so, di una partita importante del Napoli, di una partita importante, che ne so, in vista di Atalanta-Inter, per esempio, un gruppo di tifosi interisti o di qualsiasi altra squadra, per non fare riferimenti, potrebbe andarsi a creare una serie di video con giocatori dell'Atalanta, giocatori del Napoli che bestemmiano, li creano ad arte, prendono dei video della partita, ci mettono sopra degli audio di bestemmia, 20 giocatori del Napoli, 20 giocatori dell'Atalanta che bestemmiano, e si fa la denuncia. Si fa la denuncia, si apre un polverone mediatico con 20 giocatori nel caos, potrebbero essere squalificati, come è stato fatto per Lautaro. Visto che si è creato il polverone mediatico, i giocatori si innervosiscono, basta vedere come si è innervosito anche Lautaro, e si crea un caso che può condizionare le partite. Quindi siamo arrivati a questo, evidentemente. Io la trovo veramente di un imbarazzo gigante questa cosa. In settimana, come detto, poi ne sapremo di più su Lautaro Martinez, ne sapremo di più poi anche su Sommer, che sta ricominciando ad allenarsi con il tutore per la mano, e nella diretta poi delle 19:30 cominceremo ad entrare sempre più nel dettaglio anche della preparazione alla sfida di Champions League e non soltanto. Per cui fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, vi aspetto in diretta alle 19:30, vi aspetto nel club come ogni lunedì alle 22, appuntamento speciale su passioninter.club con la nostra community. Siete voi ad aprire i microfoni, a dirci la vostra su tutti i temi caldi del momento in casa Inter. Link in descrizione per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.